Bentornati in un nuovo video. Lo giuro, non mi sarei aspettato di portarvi un'altra recensione, un altro test di un televisore così grande all'interno di questa casa. A proposito, dovrebbe mancare poco per quella nuova. Comunque, sono qui perché LG mi ha chiesto: vuoi provare il nostro nuovo 86 pollici nano LED, eccetera? E gli ho detto, certo, perché no? Ed eccolo qui. Se continuiamo di questo passo ad aumentare le dimensioni, la prossima volta facciamo direttamente il muro LED, non lo so, perché veramente sta diventando sempre più grande. Comunque, qui abbiamo l'86 Nano 90. Si tratta del modello più grande proposto da LG con la tecnologia Nano LED. Non si tratta di un televisore OLED, ma di un televisore con tecnologia Full Array Local Dimming, come avevamo già visto. Ovvero, il televisore non è retroilluminato da tutto il lato del pannello, ma ha varie zone che si possono accendere e spegnere in modo da poter spegnere le parti nere e tenere accese solo quelle che vengono effettivamente utilizzate, aumentando il contrasto e rendendo i neri ovviamente più neri. Comunque, direi di non perdere tanto altro tempo e andare subito a effettuare l'unboxing. Ovviamente è impossibile aprirlo da solo senza fare danni, perché le dimensioni sono assurde. Ecco qua. Ok, ben imballato, mi sembra ben protetto. Portiamo via questo. Qua ci sono le zampe, ok. Qui abbiamo libretto di istruzioni, telecomando, eccetera. Adesso andiamo a vederli. Togliamo il protettivo di polistirolo, c'è anche sui lati e dietro ce n'è un altro, quindi decisamente ben protetto. Davanti è questo lato qui. È coperto completamente da strato protettivo super morbido e riflettente e adesso dobbiamo trovare un metodo per appoggiarlo probabilmente senza fare grossi danni. Non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo appoggiato sopra due puff, è veramente enorme. Adesso dobbiamo mettergli le zampe e provare a appoggiarlo sopra il mobile. Entrambe le zampe sono identiche, quindi non c'è una a destra e una a sinistra, e vanno attaccate nella parte inferiore con 3 viti, quindi niente incastri o altro. Ecco qua la prima e adesso fissiamo anche la seconda. Nella parte posteriore abbiamo tutti ovviamente gli input e output, troviamo una porta PCMCA, quindi per le schede di espansione, 4 porte HDMI, di cui la porta 1 e 2 sono HDMI 2.0, mentre la porta 3 e 4 sono HDMI 2.1, quindi con il supporto fino al 4K a 120 Hz. Attenzione però, la porta 3 è anche la porta ARC e eARC, quindi se andiamo a utilizzare una soundbar o un synth amplificatore che non supportano ingressi video, andiamo a perdere questa porta per mandare ovviamente il segnale audio. Abbiamo inoltre 2 porte USB e qua sotto troviamo le ultime. Abbiamo una terza porta USB di ingresso, la presa LAN, l'uscita ottica digitale, cavo per antenne satellitare e un jack per poter collegare delle casse o cuffie normali. Per quanto riguarda l'alimentazione c'è un cavo già collegato, ma c'è uno sportellino per poterlo rimuovere e cambiare. Adesso andiamo a vedere un attimo com'è. Ok, c'è un connettore proprietario, quindi non facilmente rimovibile, ma nel caso volessimo scollegarlo per attaccare la parete a muro o altro, questa è una cosa un po' strana, sinceramente non mi fa impazzire. Però vabbè, riattacchiamolo e proviamo il televisore. Ok, 1, 2, 3, vai! Perfetto. Telecomando normalissimo, funziona con 2 batterie stilo che sono incluse. Eccolo qui, ha anche il puntatore, vediamo le lingue se ci fa selezionare l'italiano. Eccolo qui. Vediamo un attimo come si comporta con l'HDR, così al volo, poi... Allora, sicuro non è in 4K per ora. YouTube, per favore, cosa mi combini? No, è in 4K. Così a prima impressione non sembra male, ho bisogno di un attimo di tempo per testarlo. Adesso però sono molto più curioso di effettuare un'altra prova. Direi di prendere il PC con la 3090 e provare ad attaccarlo all'HDMI 2.1 e vedere se con questo riusciamo a farlo andare in 4K a 120 Hz. Ho controllato, non ci sono aggiornamenti disponibili, versione 3.01.30, quindi adesso ho collegato il computer, mettiamo la porta HDMI corretta. Teoricamente, se l'aggiornamento software ce lo consente, dovremmo poter
vedere un'uscita video fino a 4K 120 Hz grazie all'HDMI 2.1. Si è attivata immediatamente la modalità gaming da sola. La risoluzione è 4K, ma c'è la scalatura di Windows e è assurda, è veramente enorme, 300%, direi di andare a un 125%, no, troppo piccolo, 175%, perfetto. E apriamo il pannello di controllo Nvidia, momento della verità, 3840 x 2160 120 Hz, applica, incrociamo le dita. Allora, cosa interessante, mi fa applicare i 120 Hz, ma poi si reimposta automaticamente. Allora, io direi di fare una piccola pausa, testo la TV per qualche giorno e poi vi dico effettivamente cosa ne penso. Rieccoci tornati, è passata circa una settimana, è venuto anche il mio manager David per aiutarmi a giudicare e mi ha portato anche un cavo HDMI 2.1. Che era il motivo per cui prima non riuscivamo a tenere attivati i 120. Esattamente. Abbiamo cambiato il cavo, ovviamente ha bisogno di una banda più alta e non rimaneva attivo con i 120 Hz. Ho avuto modo di testare la TV da ogni punto di vista, sia in game che con dei video HDR, e adesso andremo a testare per la prima volta, visto che non ha mai provato la 120 Hz in 4K sulla TV. È una novità assoluta, perché comunque i dispositivi HDMI, console eccetera non lo supportavano, le prime VGA a supportarlo sono appunto le nuove RTX, esatto. Abbiamo collegato la 3090, come vi avevo già detto prima, e direi di aprire Doom per vedere come si comporta. Eccoci su Doom, ovviamente HDR attivo, 4K con impostazioni ultra incubo, tutto al massimo, e è una roba incredibile. 4K 120 Hz, non abbiamo problemi con la 3090 a mantenere un frame rate elevato, siamo intorno ai 200 e qualcosa fps. Questa è la prima missione. C'è da dire che anche il televisore li regge molto bene, molto fluida l'immagine. Ovviamente ho detto con l'HDR attivo abbiamo dei colori fenomenali. È spaventoso, super fluido, zero input lag, è veramente bello giocare su uno schermo così grande e avere questo dettaglio, questo frame rate, cioè, è fuori di testa. Prima di ora l'avevo testato in 4K 60 Hz e devo dire che si nota comunque l'input lag minore, non tanto per il tempo di risposta della TV in sé, ma perché avendo un numero maggiore di FPS si riduce il frame time e il tempo con cui viene renderizzata ogni singola immagine. È spettacolare comunque. Ma che roba. I colori sono una bomba. So che alcuni puristi preferiscono giocare Doom senza HDR perché mantiene un'atmosfera più cupa, però in effetti guarda com'è rosso quel sangue. Ovviamente non so quanto si riesca a percepire dalla fotocamera l'immagine, ovviamente bisognerebbe registrare in HDR e che voi aveste un monitor HDR per vedere effettivamente la differenza o meno, ma possiamo farvi vedere la differenza aprendo un video in HDR. Adesso questa è una demo di LG, come potete vedere tutti i colori dello schermo sono diventati spenti, super desaturati, ma appena andiamo a metterlo a schermo intero la differenza è assurda. Boom. 4K 60 fps HDR al massimo bitrate, la qualità è fenomenale. Spacca, i colori sono bellissimi e devo dire che neri migliori di questi li vedi solo sull'OLED. E il contrasto è veramente ottimo. Ho notato un po' di glowing in alcuni casi più rari, dove magari c'è proprio un distacco pesante o c'è una schermata completamente nera e alcune zone sono illuminate, ma durante la consumazione di praticamente tutti i contenuti non si nota minimamente. Ovviamente se vogliamo il super nero distaccato pixel per pixel dobbiamo andare sull'OLED. 86 pollici 4K HDR è come, sì, esattamente, è enorme. Diciamo che per il purista e che vuole la miglior qualità in assoluto ovviamente deve andare sull'OLED. Per chi vuole dimensioni, qualità e non farsi mancare praticamente nulla va più che bene. Spaccano. Sì. Vi faccio vedere un'altra demo che avevamo già visto l'altra volta. Guardate la differenza quando passo a full screen e viene attivato l'HDR, è strabiliante.
Allora, facciamo un piccolo recap. 4K, HDR, Dolby Vision, 120 Hz, per giocare fantastico. Ma il prezzo qual è? Bassissimo, siamo sui 2000 euro. 2.499 per la versione da 86. Diciamo che è una linea perfetta per chi adesso vuole fare un upgrade di televisore in vista delle nuove console o anche per collegare i PC nuovi. Con le nuove RTX? Ricordiamoci il cavo HDMI. Ricordate anche che il cavo HDMI 2.1 arriva solitamente a una lunghezza massima di 3, proprio massimo 5 metri. Se lo si vuole più lungo bisogna optare per una soluzione fibra ottica HDMI. Quindi ragazzi, per questo video è tutto. Vi lascio in descrizione ovviamente maggiori informazioni per la TV, link per acquistarla e tutti i vari social, e direi che da Blink e David è tutto e ci vediamo con il prossimo video, magari con l'OLED da 88 pollici, chi lo sa.